fortificante, rigenerante, per capelli ricci, per capelli mossi, per capelli lisci, effetto seta. Con l'acqua di cocco, la papaya, l'olio di avocado, i tesori del miele, il germe di grano, le proteine della seta, le proteine del cashmere e quelle del latte. Potrei continuare per ore a elencarvi le decine e decine di tipi di shampoo che troviamo in commercio, ma sono davvero così diversi l'uno dall'altro? Quanti ne esistono davvero? Beh, la risposta breve è 3. Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Mautino e in questi video parliamo di cosmetici ma visti con gli occhi della scienza. Per capire che cosa c'è dentro uno shampoo e per imparare a distinguerli l'uno dall'altro partiamo dall'inizio, cioè dai capelli. Visto al microscopio, un capello ha una struttura molto simile a quella di una corda. Proprio come le corde, anche il capello è formato da tante fibre sottili che si organizzano e si attorcigliano le une sulle altre per creare quella fibra più grossa che noi vediamo nei nostri capelli. Queste fibre sono composte principalmente da una proteina che si chiama cheratina e che ritroviamo anche nella pelle o nelle unghie. Questa corda viene ulteriormente ingrassata dal sebo, una sostanza oleosa che viene prodotta dalle ghiandole sebacee che se ne stanno dentro al cuoio capelluto e producono sebo in continuazione, un po' come gli Oompa Loompa, solo che questa fabbrica invece di produrre cioccolato produce unto. Il sebo è amico dei capelli perché li protegge, però li appesantisce anche, portandoli ad aggregarsi gli uni agli altri in ciocche che diventano sempre più grandi man mano che passa il tempo tra un lavaggio e l'altro. Quindi noi il sebo lo vogliamo togliere perché ci unge i capelli. Come facciamo però? Allora, l'acqua da sola non basta perché non è in grado di sciogliere i grassi. Serve una sostanza in grado di aggrapparsi al grasso e di trascinarlo via durante il risciacquo. In poche parole, un tensioattivo. I tensioattivi sono le componenti principali degli shampoo, ma anche dei saponi e in generale dei detersivi. Sono molecole che derivano dai grassi, dei quali hanno mantenuto una porzione a cui piace il grasso, che si lega bene al grasso, però sono stati trattati in modo da avere anche una sorta di testa, quindi un'altra porzione a cui piace l'acqua. Quindi i tensioattivi che cosa fanno? Si legano al grasso e poi se lo portano via quando noi risciacquiamo. Ora, possiamo considerarci soddisfatti? Beh, in realtà no, perché è vero che il sebo unge i capelli, però in realtà li protegge anche. Quindi il nostro obiettivo è quello di sostituire questa patina unta che ricopre i capelli con un qualcosa che li protegge ma che non unge. Altrimenti ci ritroviamo con i capelli tipo quelli della Barbie, ve li ricordate? Io qua una Barbie non ce l'ho, però ho qualcosa di simile. Lui è un pupazzo, si chiama Charles Darwin e come vedete ha dei capelli molto secchi, molto sottili, un po' tendenti al crespo, sicuramente non sono unti, però lui ha bisogno di un trattamento, le pubblicità direbbero che i suoi capelli hanno bisogno di essere nutriti, hanno bisogno sicuramente anche di respirare. Adesso devo dirvi una cosa un po' spiacevole e cerco di farlo nella maniera più delicata possibile, anzi tappo anche le orecchie a Charles, non ascoltare tu. I capelli non respirano, sono morti, cioè non è che sono morti, è che non sono proprio mai stati vivi, non possono respirare, non possono essere nutriti, non possono ripararsi o rigenerarsi, sono fibre, sono come un maglione di lana. Voi vi siete mai preoccupati di nutrire o di far respirare un maglione di lana? No. E allora perché dovreste farlo con i capelli? Noi i maglioni li laviamo per eliminare lo sporco, il grasso, i residui di smog, però gli mettiamo anche un ammorbidente, gli facciamo un lavaggio delicato, evitiamo di centrifugarli, questo per mantenerli alle loro condizioni migliori. Allo stesso modo con i capelli dobbiamo sì evitare di far loro dei danni meccanici, quindi per esempio spazzolarli poco, insomma il minimo indispensabile, oppure evitare di asciugarli in maniera troppo vigorosa, tipo così, vedete, povero. Poi dobbiamo metterci l'equivalente dell'ammorbidente per il maglione di lana. Generalmente negli shampoo questo ammorbidente è rappresentato dalle molecole condizionanti, cioè le principali componenti dei balsami. Ce ne sono di tanti tipi. Tra le più famose troviamo i siliconi,
da una parte, di cui parleremo in un video dedicato perché altrimenti sarebbe una parentesi troppo lunga, che hanno la caratteristica di formare una sottile pellicola che riveste il capello mantenendolo idratato e lo protegge anche dai danni meccanici. L'altra grande categoria di molecole condizionanti è rappresentata dai sali quaternari di ammonio. Ok, adesso il più è fatto. Abbiamo tutti gli elementi che ci permettono di classificare tutti gli shampoo esistenti nei 3 gruppi di cui vi parlavo all'inizio di questo video. Allora, la prima categoria è quella degli shampoo che a me piace chiamare duri e puri, come per esempio questo che ho qui, non badate alla marca, non è importante. Questi sono shampoo che prediligono l'azione lavante, hanno più detergenti che agenti condizionanti, che spesso possono anche non esserci, fanno molta schiuma e lavano bene via ogni residuo di sebo. Li trovate in commercio consigliati per capelli grassi o per capelli normali, qualsiasi cosa voglia dire, oppure associati ad aggettivi come volumizzante, perché separano i capelli gli uni dagli altri e quindi donano volume. Questo che ho io, per esempio, è indicato per capelli fini tendenti al grasso e sul retro leggiamo che garantisce una pulizia profonda senza appesantire. La seconda categoria invece è quella degli shampoo che scendono un po' a compromessi, e qua di nuovo ne ho uno che hanno la caratteristica di associare ai tensioattivi anche gli agenti condizionanti, che siano essi siliconi oppure sali quaternari di ammonio oppure altre molecole che possono svolgere questa funzione. Sono la maggior parte degli shampoo in commercio, li trovate sugli scaffali indicati come 2 in 1, classico shampoo più balsamo, ma anche associati ad aggettivi come idratante per esempio, oppure indicati per capelli colorati o per capelli secchi, oppure come questo che ho io che è indicato per capelli lisci e vitali. Abbiamo poi una terza categoria che è quella dei dolci. Io qua ne ho uno artigianale fatto da una mia amica, mi è stato regalato per Natale alla nocciola, e questi shampoo dolci sono quelli che rientrano nella categoria dei baby shampoo, gli shampoo senza lacrime. Sono di fatto come i duri e puri, ma utilizzano dei tensioattivi molto più delicati di quelli utilizzati dai duri e puri, quindi di fatto in ultima analisi lavano un po' meno degli altri. C'è poi un'ulteriore categoria che sarebbe la quarta, anche se in realtà è un po' borderline. Perché? Perché è quella degli shampoo spazzini, cioè gli shampoo antiforfora, che spesso contengono dei principi attivi che sono dei veri e propri farmaci, per cui viaggiano sul confine tra cosmetici e farmaci, ma questi meritano una puntata dedicata. Tutto il resto, tutti gli ingredienti che leggiamo sulle confezioni, l'olio di avocado, il germe di grano, eccetera, eccetera, sono di fatto delle variazioni sul tema, ma non vanno a modificare la struttura di queste 3 categorie che vi ho appena raccontato. E di sicuro non vanno a nutrire e rigenerare il capello. La loro funzione principale è quella di differenziare i prodotti agli occhi di noi consumatori, donando profumi, colori e consistenze differenti che possono piacerci di più o di meno. Noi ci immaginiamo che le proteine della seta vadano a integrare le fibre di cheratina, ma lo sapete qual è la loro destinazione principale? Lo scarico della doccia. Io e Charlie per oggi la chiudiamo qui, vi ringraziamo per averci guardato. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi alla pagina Facebook e al canale YouTube. Noi due andiamo a farci uno shampoo.